Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla con il vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a inquadrare come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e le finanze. Troviamo come prima indicazione la carta della bara, è vero, diciamo, non è tanto positiva, ma probabilmente indica una fase di evoluzione e di trasformazione molto profonda perché forse si sta concludendo un impegno o un qualcosa oppure c'è la fine di un ciclo e allora a volte può succedere che si vive una brutta giornata o qualcosa di, diciamo, di molto pesante. Dipende sempre da quello che state vivendo perché magari appunto c'è bisogno di trasformare profondamente qualcosa, sia magari in una o più relazioni importanti, oppure anche dentro di noi, come affrontiamo determinate cose. Quindi non necessariamente è negativa, in qualche modo ci sta dicendo che qualcosa merita la nostra attenzione per far sì che possa essere veramente trasformata e quindi portarci verso un nuovo inizio. Di non tergiversare, di farlo adesso, di farlo immediatamente. La falce indica chiusura. In realtà può essere anche una trasformazione definitiva come conclusione e andare a raccogliere il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno non solo, anche diciamo nelle relazioni, secondo me in qualcosa anche di più costruttivo, del lavoro o di un progetto, un qualcosa importante. Quindi la falce ci porta a raccogliere, quindi soddisfazione, ci porta a capire che invece in alcune cose le decisioni devono essere immediate, nette, quindi bando alle ciance, ci vuole un cambiamento improvviso, quindi andare a tagliare, a falciare, a ripulire tutte quelle cose che non ci servono più, non ci fanno stare bene. E poi troviamo comunicazioni in fermento, quindi la lettera indica tutti i tipi di comunicazione, quindi notizie, messaggi, chiamate, avvisi. Se state aspettando che qualcuno si faccia sentire, diciamo, beh, diciamo dipende, perché l'attesa potrebbe essere ancora un po' lunga. Magari, essendo soprattutto verso fine settimana, se sono cose magari riguardo il lavoro, cose abbastanza importanti per voi, allora è vero, l'attesa potrebbe essere un po' lunghetta, però almeno arriva, diciamo, qualcosa. Altrimenti, se dovete essere voi a dire delle comunicazioni, a dare delle informazioni, eccetera, queste carte stanno dicendo di comunque aspettare il momento giusto per farlo, di scaricare un po' la tensione perché la comunicazione, soprattutto diciamo verbale, potrebbe essere abbastanza tesa, diciamo eccessiva. Allora, quindi meglio calmare un po' gli animi da poter insomma controllare e gestire meglio alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. E poi abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, coppia single, parliamo anche di relazioni perché magari alcune persone potrebbero non essere interessate
all'ambito proprio amore in sé per sé, ma comunque essere interessati a relazioni importanti, tipo di famiglia o amicizia. Quindi qui troviamo un po' tutte queste indicazioni. Con la ginestra, possono esserci un po' di difficoltà. Abbiamo visto già dalle vostre energie principali, quindi o vi siete sovraccaricati troppo o comunque c'è un qualcosa che vi porta un po' di tensione, un po' di incertezza. Essendo una stesura generica, ovviamente non posso entrare nel merito di ogni situazione, magari da alcune parole, potete capire il perché, il per come. Il fatto che, come vi dicevo, c'è la ginestra in qualche modo purtroppo parla di sospetto, di diffidenza, di gelosia, in realtà che potrebbe essere anche infondata, quindi qualsiasi cosa deve essere verificato. Se avete dubbi di un inganno, di una scoperta dolorosa, se c'è una delusione o se c'è dell'ostinazione, della prevaricazione o dell'egoismo, insomma, credo di averle detto un po' tutte, quindi se mi manca qualcosa, voi sapete, vuol dire che queste cose devono essere in qualche modo attenzionate. L'arnica, ci parla di fine del dolore e infatti l'abbiamo visto anche come fine trasformazione nella vostra carta, principale e anche la falce. Fine del dolore cosa vuol dire però? Qualcosa che va a tradursi in un compromesso, in un recupero o in una liberazione, perdono, rigenerazione, come riconciliazione e quindi un riequilibrio, ritrovare serenità e pace e tranquillità. Assolutamente sì, anzi queste indicano proprio un tipo di evoluzione del genere, però diciamo c'è bisogno proprio di portarsi e magari loro vi stanno dicendo che se avete in mente di arrivare a giungere a un certo tipo di azione, diciamo di pensiero, di condividere alcune cose, di migliorarle, eccetera, eccetera, allora vuol dire che l'avete pensato bene e riuscirete a portarvi verso un obiettivo centrato, quindi maggior tranquillità, serenità, appagamento e miglioramento in senso lato. Questo vale anche per le relazioni più importanti, come detto, di amicizia o famiglia. Per i single si vede effettivamente qualche tensione, quindi o se state frequentando qualcuno, magari forse le cose non funzionano granché. C'è possibilità, perché in una fase iniziale è normale che ci si deve conoscere, adattare a certe circostanze, poi dipende sempre che cosa si sta vivendo, perché se ci sono delle incombenze, delle situazioni veramente pesanti e difficili, allora sì che possono destabilizzare, o forse c'è un interesse non reciproco, oppure proprio si tratta di un momento giù di tono dove non c'è un coinvolgimento, dove non c'è un'attrazione e allora siete un po' spenti, però attenzione, l'iris fa ben sperare che ci possa essere qualche novità interessante, quindi un nuovo coinvolgimento o qualcuno che vi può attirare particolarmente in modo totalmente diverso da una fase che non funziona, non sta procedendo. Per le questioni più pratiche troviamo alcune cose che bisogna attenzionare, soprattutto quelle che vi vengono dette, quelle che vengono dall'esterno, perché troviamo la carta del ladro. Lo dico sempre, tutte le volte che esce, purtroppo per dover di cronaca, il suo significato è purtroppo legato, ahimè, al furto, all'inganno, alla truffa, al venir meno a un impegno, a un'incomprensione, a litigi, discussioni, oppure qualcuno che appunto prende sì un impegno però fugge o ci sono delle altre difficoltà. Però una volta che magari fate attenzione a questo, ci sono comunque degli sviluppi positivi, magari di considerare di fare dei cambiamenti, di affidarsi alle persone giuste o comunque con questa, vi dicevo, sviluppi ci sono perché porta a cambiamenti di idea, di posizione, di direzione, nuove comunicazioni, cose che possono portare a un buon esito, soprattutto per il lavoro, soprattutto per le situazioni
più difficili e delicate, come abbiamo visto, ma anche nuovi sviluppi, quindi cose utili per chi soprattutto è alla ricerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!